Ma dopo tanto parlare è bene che andiamo in laboratorio, altrimenti ci viene la crisi di astinenza. Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono IW2FND, Lucio, ed oggi vi voglio parlare delle ferriti. Come scegliere il mix e come identificarle con un LCR meter. Parlare di ferriti equivale a parlare di fenomeni elettromagnetici che fin dalla loro scoperta avvenuta nel 1820 da Ørsted, un fisico danese, hanno fatto molta ma molta strada. Iniziamo con la relazione fondamentale dell'elettromagnetismo. Quando siamo in presenza di un solenoide percorso da corrente, si manifesta un campo magnetico H simile ad una calamita che funge da generatore magnetico. Eccola qua. Nello spazio circostante al campo H si manifesta un flusso magnetico che viene descritto col vettore B, detto densità di flusso. Quindi con più il campo magnetico H è grande, con più sarà grande la densità di flusso magnetico B che pervade il materiale. Le linee della densità di flusso si possono disperdere nel materiale e nello spazio circostante, oppure si possono concentrare, cioè diventare molto più fitte, come per esempio sono in questo punto qua. L'attitudine a concentrarsi o meno si rende col parametro μ, detto permeabilità magnetica, che lo dice la parola, sta ad indicare quanto il flusso magnetico trova facile attraversare il materiale. Matematicamente la permeabilità è la tangente alla curva di magnetizzazione. La curva di magnetizzazione è quella che lega il campo magnetico al vettore densità di flusso. Per cui con più è grande la permeabilità magnetica, con più è ripida la curva di magnetizzazione del materiale. Questa che vedete qui è la curva di magnetizzazione tipica di una ferrite, che non è assolutamente lineare, mentre la permeabilità magnetica del vuoto è lineare, intanto la curva è una retta, e la permeabilità magnetica è molto piccola ed è resa con la lettera mu con 0. Mu con 0 vale 4π greco per 10 alla meno 7 Henry metro. È molto piccola, però è costante all'aumentare del valore di H, mentre invece quella delle ferriti è tipicamente una curva che tende a saturare, cioè a diventare piatta, cioè come quella del vuoto, mano a mano che aumenta il campo magnetico che l'ha generata. La relazione fondamentale tra il campo magnetico e la densità di flusso è questa qui. Come vedete, il vettore campo magnetico H moltiplicato per la permeabilità magnetica è uguale alla densità di flusso B. La permeabilità magnetica μ dei materiali si ottiene anche dal prodotto della permeabilità magnetica del vuoto per la permeabilità magnetica relativa al vuoto. La permeabilità magnetica relativa è sostanzialmente adimensionale ed è tipica del materiale magnetico che si va a considerare. Per cui la relazione è mu uguale a mu con 0 per mu con R, dove mu con R è la permeabilità magnetica relativa. L'aria ha la permeabilità magnetica relativa uguale a quella del vuoto, per cui vale 1. Le ferriti, invece, sono materiali omogenei ma anisotropi, per cui la loro permeabilità magnetica relativa mu con R è descritta da un tensore, insomma, che viene semplificato da un vettore
e a sua volta è descritto da un numero complesso, quindi in realtà è molto più complicata. Quindi il vettore permeabilità magnetica presenterà, nel caso di materiali anisotropi, una parte reale mu secondo ed una parte immaginaria mu primo. La relazione che li lega è questa qua. Una permeabilità relativa è uguale a mu secondo più iota mu primo, cioè iota è l'elemento complesso. La parte reale mu secondo è quella che darà origine alle componenti dissipativi del materiale magnetico, principalmente quelle dovute all'isteresi e che fanno sviluppare all'interno della ferrite il calore, mentre la parte immaginaria mu' è quella che consideriamo buona, cioè quella che dà origine alla parte non dissipativa, cioè quella che immagazzina energia e dà origine all'induttanza L, che è poi quella che ci interessa. I materiali magnetici che interessano a noi radioamatori sono di tre tipi: ferriti a polvere di ferro, ferrite nickel-zinco e ferrite manganese-zinco. Le ferrite a polvere di ferro, dette in inglese iron powder, hanno una permeabilità magnetica mu con R piuttosto bassa, che va da 1 a 75. Questi tipi di ferriti sono identificati con dei numeri 0, 1, 2, 3 e queste ferriti sono verniciate con delle vernici epossidiche isolanti e identificate da un codice colore a 2 colori. Le ferriti nickel-zinco invece hanno una permeabilità magnetica mu con R molto più alta, che va da 20 fino a 800. Anche questi tipi di ferrite sono identificate con una coppia di numeri, ma anche da lettere. Quindi queste ferriti si possono chiamare 68, 67, 52, K, 4C65. Insomma, i vari costruttori si sono sbizzarriti, non c'è un vero e proprio standard. Le ferriti hanno una resistività ohm per centimetro piuttosto elevata, quindi se le toccate col tester sono dei buoni isolanti. Infine le ferrite manganese-zinco hanno una permeabilità magnetica relativa molto più alta di quelle di prima, che parte praticamente da 800 e va in su anche fino a 10.000. Questi tipi di ferriti sono identificati allo stesso modo di prima, con una coppia di numeri, ma anche da lettere. Queste ferriti tipicamente sono le 77, le 75, le F, le J, le 3S2, a seconda del costruttore. Contrariamente a quelle di prima, hanno una resistività ohm per centimetro medio-alta, per cui se noi le tocchiamo col tester non troveremo che sono perfettamente isolanti, ma troveremo delle resistenze dell'ordine dei kilo-ohm. Le ferriti reali che troviamo in commercio sono fatte di tantissime fogge, quindi possiamo trovare le ferriti binoculari, le ferriti a manicotto, le ferriti a manicotto più grande, vi sono le bacchette di ferrite, vi sono i toroidi, vedete questi qui sono toroidi ricoperti da vernice, questi qua invece sono toroidi bulk, cioè non ricoperti da vernice. Quindi ce ne sono di tantissimi tipi. I tipi che utilizzano i radioamatori sono sostanzialmente solo questi. Quindi noi utilizziamo praticamente il toroide, utilizziamo i manicotti di ferrite, le ferriti binoculari, cioè quelle che hanno un paio di fori dove noi facciamo passare dei fili, ed infine le bacchette di ferrite. Tutte queste immagini sono state prese dal sito FireRate, qua, che vedete qui in basso. In questo video ci concentreremo sulla forma toroidale, ma i concetti e le misurazioni si possono estendere anche alle altre fogge.
I toroidi in ferrite a polvere di ferro sono identificati tipicamente con la lettera T, seguita dal diametro esterno in pollici e dopo il trattino dalla gradazione, detto anche mix, del materiale ferromagnetico. Il classico esempio è la ferrite T202 di colore rosso, che è sostanzialmente questa qua. La colorazione serve anche per isolare il materiale ferroso che altrimenti risulterebbe conduttivo e soggetto alle azioni delle intemperie. I toroidi invece di ferrite nickel-zinco e manganese-zinco sono identificati con la lettera iniziale Ft, seguita dal diametro esterno in pollici e dopo il trattino dalla gradazione, cioè dal mix del materiale ferromagnetico. Il classico esempio è la ferrite Ft 240-43, questa qui, che è senza colorazione. Il materiale è sinterizzato ad altissima temperatura, non degrada con le intemperie, ma è piuttosto fragile, alla stregua della porcellana, quindi se cade va in 1000 pezzi. L'utilizzo tipico delle ferrite da parte del radioamatore è quello di costruire induttanze per i filtri, trasformatori di impedenza a larga banda, detti anche un e choke, detti anche balloon. Ovviamente vi sono anche altre applicazioni delle ferriti, ma noi in questo video tratteremo solo questi utilizzi. Vediamo ora come scegliere il mix delle ferrite più adatta all'utilizzo che se ne vuole fare. Il parametro più importante che occorre conoscere di una ferrite è la sua permeabilità magnetica mu con R, che, come abbiamo detto, è composta da una parte reale mu secondo ed una parte immaginaria mu primo. La permeabilità magnetica relativa è palesemente influenzata anche dalla temperatura e anche dalla frequenza, ma anche ad altre cose che sono un po' meno importanti. L'influenza della temperatura inizialmente fa aumentare la permeabilità relativa, ma superata la temperatura di Curie, la permeabilità relativa crollerà intorno al valore del vuoto, cioè 1. Questo sarà una cosa che può essere temporanea, ma anche definitiva, cioè si può rovinare completamente. I costruttori come Fire-It e TDK pubblicano sui loro siti i dati di permeabilità in funzione della frequenza ed in funzione della temperatura, e questo a noi è molto utile. Prendiamo come esempio le curve di permeabilità magnetica relativa di 3 tipi di materiale ferromagnetico. Il Mix 2, questo qua, ottenuto col VNA, il Mix 61, ricavato dal sito di Fire-It, e il Mix 43, che anche questo ottenuto dal sito Fire-It. Se dobbiamo costruire un'induttanza di valore piuttosto grande, cioè quelle che non possono essere costruite in aria, si deve utilizzare una ferrite che non cambi la permeabilità nel range di utilizzo, altrimenti cambierebbe l'induttanza in funzione della frequenza. Inoltre vorremmo che le perdite nel materiale magnetico fossero molto contenute. Questo per avere un fattore di merito Q il più elevato possibile, perché comunque le perdite nel rame, nel filo di rame, le dovremo sostenere, e quindi se teniamo basso le perdite nel materiale magnetico avremo sicuramente un Q più elevato. Se noi osserviamo il diagramma di permeabilità complessa del Mix 2, noi possiamo vedere che la permeabilità mu', cioè quella buona, quella che fa l'induttanza, è estremamente costante
al crescere della frequenza va anche oltre, vi assicuro che va anche oltre i 100 MHz, e le perdite causate nel materiale magnetico da questa ferrite vanno calando, e addirittura tra questo è 10 MHz e 20, 30, 40, 50, 60 MHz, noi abbiamo delle perdite al di sotto dell'unità, quindi il mu secondo è al di sotto dell'unità in questo tratto. Quindi questo tipo di ferrite si presta molto bene a fare delle induttanze di valore più elevato di quelle in aria, con un Q molto molto alto in questo tratto qua, che è 10 MHz, abbiamo detto 50, 60 MHz. In questo tratto qua i circuiti risonanti fatti con queste bobine avranno un Q molto elevato, perché le perdite nel materiale magnetico sono bassissime. Se noi avessimo usato un'altra mescola, per esempio la 61, che comunque è una buona mescola, saremmo arrivati a circa 60 MHz con le perdite molto basse. Vedete, sì, avremmo guadagnato come mu primo, che sarebbe molto più elevato, a 125 circa, e le perdite rimangono contenute tra 1 MHz, 2 MHz, 3, 4, 5, 6, fino a 7 MHz. Quindi fino a 7 MHz noi abbiamo perdite praticamente molto basse. Oltre non avremmo più potuto utilizzarla, perché le perdite cominciano a essere elevate e anche il mu primo comincia a cambiare, vedete, e quindi non si può più usare per fare le induttanze. Il mix 43 è ancora peggio, perché come vedete qua le perdite non sono affatto contenute, sono tra 10, girano intorno all'8-10, ma questi sono 100 kHz, quindi abbiamo sì la permeabilità elevatissima, però le perdite sono molto molto grandi, e quindi non si presta a costruire delle induttanze per fare dei filtri o dei preselettori o queste cose qua. Se invece dobbiamo costruire un trasformatore di impedenza a larga banda, quelli che chiamiamo solitamente UN, è necessario che l'impedenza di magnetizzazione, sempre presente in parallelo all'avvolgimento primario, abbia un'impedenza di almeno 5 volte l'impedenza della linea di adduzione. Questo per non perturbare più di tanto il ROS della linea che alimenta il trasformatore. Sotto vi lascio il link della mia pubblicazione in merito. Inoltre vorremmo che le perdite del materiale ferromagnetico fossero le più contenute possibili e sicuramente non più alte di quelle che ci sono nel rame. Di solito un buon trasformatore, nel caso peggiore, ha le perdite nel rame al massimo uguali a quelle nel materiale magnetico. Le perdite nel rame dipendono principalmente dall'effetto pelle e da quello di prossimità. Quindi fili corti di grande sezione ed avvolgimenti fatti in maniera oculata minimizzano queste perdite. Ciò però comporta che si debba tenere il numero di spire primario il più basso possibile, ma non troppo, per evitare che l'impedenza poi di magnetizzazione non si abbassi al di sotto del valore consentito, che a 50 ohm è di 250 ohm, 5 volte il 50.
Per conciliare le necessità di poche spire primarie ed alta impedenza di magnetizzazione, occorre un materiale ferromagnetico che abbia un valore di mu' molto elevato e molto basso di mu secondo. Il materiale 61 è tipico per questo utilizzo in HF, ma anche altri materiali possono essere utilizzati. Il limite di utilizzo, ove possibile, è la frequenza dove il mu secondo sia al massimo il 20-25% del mu primo. Quindi se il mu primo è 125 o 150, il 25% sarà circa 35, quindi 10, 20, 30, 35, al massimo questo punto qui. Quindi la frequenza massima di utilizzo si può considerare questa, quindi 10 MHz, 20 MHz, 25 MHz, 25 MHz. È solo una regola di buon senso, A volte si sfora anche di parecchio. Certo che se io vado oltre questi 25 avrò un trasformatore che a 30 MHz avrà molte perdite e quindi sostanzialmente scalderà di più. Infine, se dobbiamo costruire un choke, detto anche balloon, è necessario che l'impedenza che si oppone alle correnti di modo comune sia la più grande possibile. Quindi il contributo di mu primo e di mu secondo sono entrambi utili. Ovviamente con più il contributo di mu primo è grande, con più si genererà del calore che dovrà essere dissipato, ma il choke ne troverà comunque giovamento. Il materiale magnetico quindi verrà utilizzato finoltre al punto di eguaglianza tra il mu primo ed il mu secondo. Per esempio, il materiale 43 può essere utilizzato fino a 30 MHz per questo scopo, quindi sostanzialmente fino qua, 30 MHz. Ecco, vedete, addirittura qui la curva del mu secondo prevarica la curva del mu primo. Il riscaldamento del materiale dipende dalle correnti di modo comune, però un sistema ben dimensionato, la corrente di modo comune è solo una piccola frazione della potenza complessiva in transito, perché se noi avessimo una corrente di modo comune comparabile con la potenza in transito, dovremmo mettere a posto il nostro sistema di antenna, perché così non va bene. Quindi la corrente di modo comune è sempre un decimo, un quinto della corrente massima che scorre. Qualunque sia lo scopo del nostro progetto, dovremo conoscere il tipo di materiale per ricavare la permeabilità relativa del magnetico di cui disponiamo, sia la parte reale, mu secondo, che quella immaginaria, mu primo, cioè quella utile all'induttanza. Inoltre, se noi sappiamo il mix del materiale, potremo anche sapere la sua induzione massima, quella che non c'è da superare quando si fanno i trasformatori, e la temperatura di Curie, che è quella massima assoluta che se superiamo distruggeremo il magnetico. Le misure da fare quindi sono: se la ferrite è bulk, cioè non è verniciata, allora col tester la misura in ohm, bisogna misurare la resistenza del materiale per individuare la tipologia, quindi se ricade tra le alte resistenze, cioè quasi infinito, allora è una nickel zinco,
altrimenti se è più bassa, cioè più bassa mica di tanto, cioè 100 kΩ, dai 10 ai 100 kΩ, allora è un manganese zinco. Se invece è ricoperta da vernice epossidica ed è colorata, molto probabilmente è una powder. Quindi i colori si possono trovare sul sito dell'Amidon, che qui vi lascio il sito, che è questo qua. Però non è detto, perché molti costruttori utilizzano dei codici colore tutto personali. Poi, fatto questa cosa qui, diciamo così, grossolana, la misura della resistenza e vedere se è colorato oppure no, bisogna misurare le dimensioni fisiche del materiale magnetico. Attenzione che se il materiale magnetico è verniciato, c'è lo spessore della vernice che non è materiale magnetico, quindi bisognerebbe andare sul sito dell'Amidon, trovare qual è più o meno la dimensione esterna e vedere quanto è lo spessore della vernice, insomma, per fare i conti un po' giusti, ma in realtà se ci accontentiamo di meno si può anche fare con le misure interne ed esterne. Comunque dobbiamo misurare le dimensioni fisiche esterne, il diametro, e il diametro interno. Inoltre dobbiamo misurare lo spessore della ferrite in millimetri. Fatto questo, dobbiamo avvolgere una decina di spire di filo sul toroide o sul manicotto, sulla bacchetta. Sulla bacchetta bisogna avvolgerne molte di più, bisognerebbe riempirla quasi tutta, quindi anche un centinaio di spire. Fatta sta roba qui, bisogna misurare l'induttanza dell'avvolgimento così fatto con un LCR meter, quindi con un misuratore di induttanza. Bisogna misurarlo a bassa frequenza, cioè tra 1 e 10 kHz, meglio a 10 kHz, perché i costruttori la misurano a 10 kHz. Perché bisogna fare una decina di spire? Perché fare questa roba? Perché l'induttanza iniziale, quella che viene detta mu con I, a 10 kHz, la parte mu secondo è molto piccola e quindi non va ad influire sulla misura che viene fatta. Inoltre si mette una decina di spire per evitare che il filo incida troppo sulla induttanza che viene misurata. Comunque di solito viene misurato più di quanto dovrebbe essere, perché ci sono anche le induttanze dei fili, c'è anche il sistema di misura, il set dove viene messo dentro, insomma c'è tutta una serie di induttanze parassite che fanno aumentare questo valore di poco, insomma, però lo aumenta. Una volta fatta sta roba qua, bisogna andare sul sito della Fire-Rit, perché qui i calcoli sono molto complicati e c'è un calcolatore online che viene pubblicato dalla Fire-Rit su questo sito qua, che vi lascio qui. Lì ci inseriamo dentro i nostri dati, si calcola la permeabilità iniziale. Fatto questo, dobbiamo, non è mica finita, cioè una volta nota la permeabilità iniziale mu con I, dobbiamo andare nella tabella che c'è sempre sul sito di Fire-Rit, però c'è anche su altri siti, ma sul sito di Fire-Rit è abbastanza completa, no? E lì dobbiamo cercare qual è il materiale, il mix che si avvicina di più alla nostra permeabilità iniziale che abbiamo appena misurato. Non c'è molto da fare. Se questo metodo qua non dà risultati perché non riusciamo a trovare il mix di ferrite giusto, allora dovremo necessariamente
fare delle misure e affidarci al nostro VNA. Però queste misure sono abbastanza complesse e non è così facile ottenere le tracce che avete visto in precedenza, perché bisogna fare parecchi calcoli. Ma tutto questo lo vedremo in un altro video. Ma dopo tanto parlare è bene che andiamo in laboratorio, altrimenti ci viene la crisi di astinenza. Ora, la prima cosa da fare, abbiamo detto, è quella di misurare la resistenza di questo toroide. Il toroide sconosciuto, ma neanche tanto, perché io so benissimo di che mix è. Quindi andiamo a misurare la sua resistenza e vediamo col tester in ohm e misuriamo un valore molto elevato, cioè al di sopra della possibilità di misura del tester. Quindi deduciamo che il mix di questa ferrite sia una nickel zinco. La seconda cosa da fare abbiamo detto che è quella di misurare le dimensioni fisiche del nostro toroide, il nostro toroide sconosciuto. Misuriamo il diametro esterno con un calibro e qui misuriamo 61,15 e segniamo sul nostro taccuino 61,15 mm. Ora misuriamo il diametro interno è 35,65, scriviamo 35,65 ed infine misuriamo la sua altezza, cioè lo spessore. Lo spessore è mezzo pollice, quindi è 12,65. Facciamo 12,65 millimetri ovviamente. Fatto questo non ci resta che avvolgere una dozzina di spire nel toroide. Ecco che ho realizzato le 10 spire, le ho avvolte attorno al mio toroide. Le 10 spire le ho fatte con del filo rigido perché tiene più la piega e ho fatto 10 spire, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 spire. Ora vado a misurare l'induttanza di questo avvolgimento nell'LC meter che ho già calibrato e che sta facendo la misura a 10 kHz. Leggo 99,82, quindi scrivo 99,82 microhenry. Ora non ci resta che andare sul sito della Fire-Rit e fare il calcolo della permeabilità iniziale Mu/I. Ecco, siamo sul sito della Fire-Rit dove in Touch Resource abbiamo Toroide Permeability Calculator. Questo calcolatore ci permette online di trovare la permeabilità relativa di questo materiale iniziale. Ci chiede alcuni dati che sono questi qui e qui in fianco esplicita le formule che utilizza per il calcolo. Iniziamo subito col mettere il diametro esterno che abbiamo misurato col calibro, che è 61,15 mm, il diametro interno che è 35,65 mm e lo spessore che è 12,65. Il numero di spire abbiamo contate prima, sono 10 e la induttanza misurata in microhenry è 99,82. Facciamo enter e il calcolatore ci dà i risultati, ci dà tutta una serie di dati che sono molto interessanti, per esempio questa è LED con 0 e la permeabilità iniziale misurata e calcolata è 731, quindi scriviamo Mu/I uguale a 731.
731 è una permeabilità relativa iniziale e quindi è adimensionale. Ora dobbiamo andare sul sito sempre di FireIT, però in Materials, dove ci sono un po' tutti i materiali, e andiamo a vedere qual è il mix che si avvicina di più alla permeabilità iniziale che abbiamo appena calcolato. La permeabilità iniziale è su questa riga qui, vedete è crescente, quindi 125, 240, 350, 500, 500, 800. Vedete qui ci sono due valori uguali, però fanno parte di due famiglie diverse, nickel zinco e manganese zinco. Nel nostro caso abbiamo visto che la resistenza è molto elevata, quindi è una nickel zinco. Se fosse stato un manganese zinco l'avremmo distinto col tester all'inizio. Ma 500 è troppo basso perché noi abbiamo 731, qui abbiamo 800. 800 è quel valore che si avvicina di più al valore che abbiamo appena calcolato. Si tratta di una ferrite nickel zinco, ovviamente, come abbiamo visto col tester, ed è una 43. In effetti la mia era una ferrite FT 240-43. In questa tabella abbiamo anche altri dati, per esempio il flusso massimo permissibile è 3500 Gauss, che sono praticamente 350 millitesla, e abbiamo anche la temperatura di Curie che è piuttosto bassa, che è questa qui, che è 130 gradi. 130 gradi non sono tantissime, perché se dobbiamo considerare che queste ferriti spesso lavorano sul tetto già a 70-80 gradi, non abbiamo molto margine per poter fare dei calcoli. Però queste ferriti abbiamo detto che sono utili per fare dei choke. Infatti se clicchiamo là dove, sul link della ferrite, avremo riassunto i dati, ma vedremo le curve di mu' e di mu'. Come potete vedere il mu' resta abbastanza piatto fino a 1 MHz, che è piuttosto poco, mentre invece qui risale la curva del mu' e il mu' nella gamba che ci interessa a noi, cioè da 1 MHz a circa 30 MHz, abbiamo il massimo del potere bloccante dato dal choke. Quindi questa ferrite è adattissima per fare i choke nella banda HF. Ci sono anche altre curve che in questo momento però a noi non interessano. Ma dato che ci è andata bene con la prima ferrite, che siamo riusciti a trovare il mix, cioè il mix 43, ora ci proviamo con un'altra ferrite di quelle che ho in casa e che sono molto comuni. Questa ferrite è una T202, una iron powder, quindi polvere di ferro. Ho già avvolto le 10 spire e vado a misurare l'induttanza nel nostro LCR meter. Le infilo qua dentro e vediamo che misura 1.5, quindi l'induttanza è 1,51 microhenry, molto più piccola di quella di prima. In questo caso noi non riusciremo a misurare le dimensioni fisiche, perché lo strato di resina epossidica non sappiamo quanto è spesso, e quindi dovremo andare sul sito della Hamidon e vedere il dato già dal datasheet, farcelo dire da loro in sostanza. Noi diamo una misurata tanto per sapere quant'è: 51.8. La ferrite è 51.8 il diametro esterno. Ma eccoci sul sito dell'Amidon, dove andremo a selezionare Iron Powder Toroids, e in Iron Powder Toroids troviamo il nostro toroide T202. Ecco che qui non sono indicate le caratteristiche complete, però se clicchiamo qua vediamo che appare una seconda finestra dove ci sono tutte le caratteristiche, tra cui il diametro esterno, che è 2 pollici, è
50,80. Vedete, 50,80, prima abbiamo misurato un po' di più. Il diametro interno è 31,75, mentre invece lo spessore è 14,00. Fatto ciò, ritorniamo sul sito della FireHeat, dove andremo a calcolare la nostra permeabilità. Questa volta il diametro esterno è 50,80, state attenti alle virgole e ai punti, perché gli inglesi usano i punti. 31,75 il diametro interno, lo spessore è 14,00, le spese sono sempre 10, ma questa volta abbiamo misurato un'induttanza molto piccola che può essere anche effetta da errore, perché quando sono molto piccole basta poco per poter cambiare il valore. Facciamo enter e vediamo che cosa ci dà il nostro calcolatore. Ecco, il nostro calcolatore ci dice che la mu con i iniziale è 11. Ora torniamo sul sito dell'Amidon e andiamo a vedere quanto vale la permeabilità. La permeabilità qui c'è scritto 10, quindi sostanzialmente siamo all'interno della tolleranza e quindi del materiale. Anche perché vi dicevo, in questo momento qui in laboratorio ci sono 30 gradi e quindi la temperatura con cui vengono fatte queste misure è 25, quindi sostanzialmente vi dicevo all'aumentare della temperatura aumenta un po' la permeabilità. Roba da poco, però come vedete è avvenuta. Bene. Anche in questo caso siamo riusciti ad identificare il prodotto. Non sempre è così, perché le ferriti prodotte da altri costruttori come TDK, Magnetics, EPCO, tante altre, Ferroscube, utilizzano degli standard diversi e i dati non sono pubblicati come fa per esempio Amidon, che non è un costruttore ma un rivenditore, oppure FireHeat o TDK, anche TDK pubblica. Quindi bisogna insomma districarsi un po' nei datasheet dei vari costruttori e la cosa non è così semplice. Se non ci riusciamo dovremo affidarci alle misure col VNA, ma faranno parte di un altro video, perché lì effettivamente bisogna fare tutta una serie di calcoli matematici. Anche questo video è terminato. Se vi è piaciuto e vi è servito, mettete un bel like ed iscrivetevi al canale per non perdervi i video futuri. Ciao, alle prossime!